Eccoci di nuovo qua per capire alcuni aspetti critici del chiaroscuro. Ringrazio il nostro amico per darci questa possibilità sul suo disegno. Chissà se dopo questo video ti rimarrà amico, facci sapere. In questo video 2 consigli preziosi per sbloccare il nostro livello di disegno. Ad un primo sguardo si nota subito che ci sono dei problemi strutturali di proporzioni del volto, ma non soffermiamoci su questo, ti lascio i link in descrizione, dove potrai ripassare gli argomenti. E non ci soffermeremo neanche sulle varie distorsioni visive, perché è un argomento trattato già ampiamente in altri video, che ti linko sempre in descrizione. Gli errori fatali che dobbiamo assolutamente evitare. Vediamoli. In questo video ne vediamo 2. Il primo errore, appiattire le luci e le ombre. Il chiaroscuro, che dovrebbe dare un'idea dei volumi, dello spazio e dei materiali, viene pasticciato e perde il suo scopo, non riesce a rappresentare le differenti superfici e materiali. Ti faccio un esempio eclatante. Il chiaroscuro applicato alla pelle non può essere trattato come il chiaroscuro degli occhi, o meglio dei bulbi oculari. Mi spiego meglio. L'occhio ha una superficie vitrea e lucida, la pelle no. Chi soffre di pelle grassa avrà qualcosa da ridire. Quindi, quando mi appresto a creare il chiaroscuro, con i tratti della matita dovrò dare questa sensazione, rendere o la superficie vitrea o la superficie opaca. Dobbiamo essere dei maghi della luce, trovare il giusto chiaroscuro per ogni tipo di superficie. Non dico che dobbiamo spingerci fino all'iperrealismo, ma una distinzione di base va fatta. È una questione di luce, va osservata e riprodotta. Basterà applicare questa semplice regola. Non ho detto che sia facile, ma la regola è semplice per portare i nostri ritratti ad un livello superiore. Il secondo errore è non definire subito la direzione della luce. O meglio, non è proprio il secondo, è molto importante anche questo. Sì, ma per te è tutto importante a pari merito. Dov'è posizionata la sorgente luminosa? È la prima cosa a cui pensare. Una volta stabilita, si costruisce tutto in base ad essa. Tutto ciò che disegno deve essere costruito tramite la luce, l'ombra e il riflesso. Questo è il principio di base della teoria delle ombre, che a sua volta sta alla base del chiaroscuro. Ora voglio riprodurre un po' l'intento dell'autore di questo disegno. Realizzo il chiaroscuro del volto facendo riferimento a una luce soffusa, un po' come ha fatto lui. Non avrò una fonte diretta. Nel disegno, infatti, non ci sono ombre forti o contrasti particolari che ci fanno intendere che ci sia una fonte luminosa ben precisa. La luce è soffusa, quindi costruirò gli elementi in maniera delicata, senza ombre profonde o ben definite. Il chiaroscuro mi servirà per dare la sensazione del 3D, ma in maniera molto delicata. Il chiaroscuro lo ottengo con il tratteggio. Niente dita che sfumano o sfumini. In una prima fase lo costruisco con l'incrocio leggero dei tratti. La matita rispetto al foglio la tengo inclinata ed esercito una pressione veramente leggera, come se la spostassi semplicemente da sinistra a destra, senza pressione. Come durezza sto utilizzando una B. Comincio sempre con delle mine dure, chiare, precise. Anzi, questa non è nemmeno da considerarsi dura. Preferisco iniziare con la 2H. Ho scelto la B per una questione tecnica. Le matite di questa marca hanno delle mine molto dure. Una B potrebbe corrispondere quasi a una 2H. Ecco qua quello di cui parlavo prima. Il riflesso della luce sulla pupilla deve essere molto dettagliato e allo stesso tempo il tratteggio lo tengo pulito e leggero. Niente sbavature, niente tratti grossolani. Insomma, devo dare la sensazione del lucido, quasi del vetro. È tutta una questione di riflessi. Ovviamente io in questo momento sto inventando, non ho una reference a cui ispirarmi se non il disegno qui a fianco. In base alla mia esperienza sto creando il chiaroscuro di un volto. Sto cercando di dare 2 dritte all'autore del ritratto senza sforare nell'iperrealismo. Il consiglio per imparare a realizzare un buon chiaroscuro è quello di copiare da foto. Risulterebbe sicuramente più semplice e più credibile. A me il chiaroscuro rimane piatto anche se copio da foto,
strato dopo strato, con pazienza e grande spirito di osservazione, costruisco i volumi. Bisogna andare piano e osservare come si comporta la luce sulla pelle. È chiaro che lo studio dell'anatomia facciale aiuterebbe tantissimo. Mentre vado avanti, ringrazio nuovamente chi mi invia i propri disegni e, come sempre, ci tengo a dire che le mie non sono critiche fine a se stesse, ma vogliono essere critiche costruttive. Se pensi che video come questi ti sono di aiuto, fammelo sapere nei commenti o con un mi piace. E ovviamente, se vuoi mandarmi il tuo disegno da correggere, lascio la mail in descrizione. Fatelo solamente se avete una buona autostima, questa vi massacra. Io per oggi mi fermo qua. Ce ne sarebbero ancora tante di cose da dire, ma abbiamo tempo e altri video per approfondire. Come sempre, fatemi tutte le domande del caso e se l'argomento è di interesse per tutti, ci faccio un video. Guarda in descrizione che ti lascio dei link utili e che dire, come sempre è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Ciao!